Ciao a tutti. Benvenuti su Turkey News Magazine. Tutti i dettagli sono nel nostro video di oggi. Prima di continuare, ricordate di iscrivervi al canale e condividere il contenuto con chi segue da vicino il mondo dello spettacolo. Grazie di cuore. I social, ancora una volta, sono diventati teatro di momenti che hanno toccato le emozioni di migliaia di persone. Nella notte, Demet Özdemir ha sorpreso i suoi follower con un post sul suo profilo Instagram. Con gli occhi lucidi, la voce rotta, ha chiesto aiuto per la salute della loro bambina. L'attrice ha parlato guardando dritto in camera, senza filtri né artifici, e quelle immagini hanno colpito come un'onda improvvisa, travolgendo la timeline di tutti. Nel messaggio, breve ma potentissimo, Demet ha scritto: "Abbiamo bisogno del vostro sostegno per la salute di nostra figlia, vi prego, siate con noi." Pochi minuti dopo, l'eco delle sue parole è diventato un coro. Dopo la pubblicazione, i follower hanno iniziato a inviare messaggi per dare coraggio a Demet e alla famiglia. In tantissimi hanno commentato con pensieri positivi, promesse di preghiere, frasi che cercavano di scaldare un momento gelido della loro vita. Non sono mancati i colleghi del mondo dello spettacolo. Attori, cantanti, conduttori, volti noti di set e palcoscenici hanno scelto di manifestare vicinanza, raccontando brevi ricordi, offrendo parole misurate, oppure limitandosi a un cuore, uno sguardo, un "siamo con voi". Alcuni fan, spinti dal desiderio di essere utili, hanno condiviso consigli sul percorso di cura, link a strutture specializzate, informazioni su fondazioni e associazioni. Altri hanno preferito una presenza silenziosa, ma costante, che a volte è più forte di 1000 indicazioni. Professionisti della salute hanno sottolineato quanto sia importante trattare con attenzione appelli simili che nascono sui social, invitando tutti a filtrare, ascoltare, rispettare. Il video in cui Demet non è riuscita a trattenere le lacrime ha colpito nel profondo i suoi seguaci, spingendo molti a inviare messaggi non solo a lei, ma anche a chi da sempre le è accanto. Accanto a Demet, infatti, c'era Kenny Omen, che poco dopo ha condiviso il post nelle sue storie, aggiungendo parole brevi, ma taglienti come pietre ben posate: "Grazie a chi ci sta sostenendo. La priorità è la salute della nostra piccola." Una frase secca, quasi sussurrata, eppure piena di quel senso di protezione che lo ha sempre contraddistinto. Il suo gesto ha accelerato la diffusione del messaggio oltre confine, raggiungendo l'Italia, la Turchia, e le tante comunità che da anni li seguono ovunque. Le pagine dei fan club hanno tradotto i passaggi più toccanti nelle lingue delle loro community, e i commenti sono diventati un mosaico internazionale di empatia. La richiesta di aiuto è diventata rapidamente un argomento di tendenza, non solo nei feed degli appassionati, ma anche sulle homepage dei siti di intrattenimento. Titoloni, foto, estratti di video e dirette improvvisate hanno riempito le ore successive al post. Le redazioni hanno raccolto le reazioni, intervistato esperti, ripercorso la storia della coppia, ricordando il loro percorso professionale e quel rapporto che, al di là dei riflettori, ha sempre fatto discutere. Più le condivisioni aumentavano, più cresceva l'ondata di sostegno. Campagne di solidarietà sono state aperte spontaneamente dai fan, con l'obiettivo di convogliare l'attenzione su strutture di riferimento, associazioni mediche e realtà che ogni giorno affrontano battaglie simili. Questa catena di affetto ha ricordato a molti il valore dell'empatia nel mondo dello spettacolo. In un settore spesso percepito come freddo e distante, l'umanità torna al centro quando si spengono le luci e restano le persone, i timori, l'urgenza di non sentirsi soli. "Siamo una famiglia allargata", ha scritto un utente, riassumendo il sentimento comune. E un attimo dopo un altro commento, ancora: "Non vi conosciamo davvero, ma vi sentiamo vicini." In quelle frasi c'è una dinamica che trascende i ruoli: l'attrice, l'attore, i fan, la stampa, tutti convergono nello stesso punto, colpiti da una fragilità umana che è di tutti. La pubblicazione di Demet ha continuato a generare reazioni ora dopo ora. Le parole dell'attrice, semplici e dirette, hanno fatto vibrare corde delicate sia tra chi la segue da anni, sia tra chi si è imbattuto nel video per caso. In molti hanno scritto per rassicurare Demet e Khan, condividendo a loro volta storie simili vissute in famiglia, come a voler dire:
capiamo la paura, vi siamo accanto. Sono arrivati anche messaggi di figure note. Attori di set internazionali che avevano lavorato con Khan, registi che avevano diretto Dimet, giornalisti che l'avevano intervistata nei momenti più luminosi della carriera. Alcuni hanno voluto raccontare un dettaglio gentile che li aveva colpiti sul set, altri hanno preferito una discrezione assoluta, lasciando che fossero le azioni a parlare. La copertura mediatica è diventata sempre più fitta. Il video di Dimet è entrato tra i contenuti più condivisi della giornata. Le prime pagine digitali hanno dato risalto all'appello, molte trasmissioni lo hanno ripreso nel corso della mattinata, aprendo finestre di dibattito sulla responsabilità con cui si diffondono notizie legate alla salute. Alcuni esperti hanno ribadito l'importanza di non trasformare il dolore in spettacolo e, allo stesso tempo, di non ignorare la potenza della rete quando si cercano percorsi, contatti, solidarietà. Khan ha pubblicato un aggiornamento sobrio, grazie per l'affetto. Vi chiediamo riservatezza e pensieri positivi. Un'onda di commenti gli ha risposto con toni calmi, promettendo rispetto. Nonostante la pressione, l'atmosfera intorno alla coppia ha assunto un colore nuovo, quello di una comunità che, pur restando a distanza, prova a essere un abbraccio. Le campagne nate spontaneamente hanno iniziato a raccogliere non soltanto parole, ma anche gesti concreti. Donazioni a ospedali pediatrici, iniziative per sostenere famiglie in situazioni simili, proposte di volontariato. Se questa esposizione può fare del bene a qualcuno, allora usiamola con responsabilità, ha scritto un fan club. La storia, in poche ore, ha superato i confini del semplice gossip, trasformandosi in un racconto collettivo sul bisogno di unirsi nei momenti difficili. Le ore successive hanno restituito un'immagine intensa di Dimet e Khan non solo come volti del cinema e della televisione, ma come genitori che stringono forte ciò che conta. Le loro parole, calibrate e misurate, sono diventate un metronomo per chi aspettava un segnale, niente frasi gridate, niente proclami, solo la richiesta di rispetto e di sostegno morale. La rete ha risposto. Chi non sapeva che dire, ha scelto il silenzio attivo. Chi aveva una risorsa in più, l'ha messa a disposizione. E intanto i media hanno continuato a seguire ogni sviluppo, aggiornando titoli e servizi con una cura più attenta, come se la delicatezza del tema imponesse un nuovo modo di raccontare. Gli esperti, chiamati a commentare, hanno messo in evidenza il peso e i benefici di una chiamata alla solidarietà sui social. Da un lato, il rischio di speculazioni e fraintendimenti, dall'altro, la potenzialità di coordinare aiuti e informazioni in tempi rapidissimi. Nel caso di Dimet e Khan, la loro storia pubblica, la credibilità costruita negli anni, la trasparenza con cui hanno gestito l'appello, hanno creato un contesto in cui l'attenzione è diventata premura, non curiosità aggressiva. Questo ha permesso a molti di concentrarsi su ciò che davvero contava, fare sentire la presenza, anche a distanza. Il pianto di Dimet nel video ha rappresentato per molti un'immagine indelebile. Non c'era trucco di scena, non c'era il comfort di un set, non c'erano battute imparate a memoria. C'era una madre spaventata, c'era un padre accanto che riorganizzava in silenzio le parole, c'era una comunità che cercava di non farli scivolare. In quelle immagini, più che nel testo, era l'intonazione a trasmettere la gravità del momento. E proprio per questo, moltissimi hanno reagito subito, scegliendo di non restare spettatori passivi. Il mondo dell'intrattenimento ha preso atto. Diversi programmi hanno aperto con un pensiero rivolto alla famiglia, alcuni hanno scelto di raccontare storie parallele di speranza, per ricordare che la condivisione, se gestita con cura, può trasformare una paura in rete di sostegno. La concentrazione dei titoli online, l'andamento del trending e la mole di commenti hanno reso chiaro che non si trattava di un episodio qualunque. Le pagine dedicate alla coppia hanno ribadito l'invito al rispetto. E a ogni nuovo post di Khan o Dimet, l'attenzione si rinnovava, ma con un tono via via più maturo. Intanto, i fan non hanno smesso di organizzarsi. Alcuni hanno predisposto calendari per inviare messaggi di supporto a orari specifici, così da non intasare le caselle con picchi ingestibili. Altri hanno raccolto in documenti condivisi gli indirizzi delle strutture specializzate, le fondazioni più attive,
i contatti delle associazioni che potessero offrire consulenze gratuite. Era un modo per passare dal sentimento all'azione, dall'ansia al fare. E in questa energia collettiva, tanti hanno riconosciuto il segno di una comunità che, pur nata attorno al successo di due volti amati, ha saputo muoversi come un corpo unico. I messaggi hanno continuato a fluire senza sosta. Siamo con voi, non mollate, ha scritto qualcuno. Vi pensiamo, col cuore, ha aggiunto un altro. Ci sono stati anche accenni di speranza, storie con finali felici, piccole luci condivise per rompere la notte. Ad ogni parola, la sensazione era la stessa. Il dolore di Dimet e Khan non era uno spettacolo, era un richiamo al lato più umano di ciascuno. E forse proprio per questo la loro richiesta ha avuto una risonanza così ampia, capace di unire lingue diverse, fusi orari distanti, abitudini lontane. Mentre gli esperti ribadivano la necessità di monitorare con attenzione gli appelli lanciati online, il caso di Dimet e Khan veniva citato come esempio di quanto empatia e prudenza possano convivere. I media hanno raccontato con più cautela, i fan hanno commentato con più delicatezza, e il cerchio si è stretto intorno a ciò che contava. La memoria di quelle ore continuerà a rimanere impressa, come una lezione, a volte basta una voce rotta dall'emozione per ricordarci chi siamo. E così, i social non hanno solo parlato della coppia, ma hanno parlato a ciascuno. L'immenso sforzo collettivo di queste giornate dimostra quanto l'intrattenimento non sia solo tappeto rosso e riflettori, è, soprattutto, una trama di persone che, quando serve, sceglie di esserci. Dimet e Khan hanno ringraziato, ognuno a modo suo, senza alzare i toni, continuando a chiedere riservatezza, ma lasciando che una finestra restasse aperta per i pensieri buoni. Questi istanti hanno messo in luce la loro lotta, non solo come attori, ma come genitori. I fan l'hanno compreso, hanno fatto spazio, hanno tenuto viva la fiamma del sostegno. E i messaggi di solidarietà, senza sosta, hanno continuato a scorrere. La richiesta iniziale di Dimet ha preso la forma di un viaggio condiviso, e ciò che era nato come un post è diventato una presenza. Siamo arrivati alla conclusione del nostro video. Se questa storia vi ha toccato, iscrivetevi a Turkey News Magazine e condividete il video con chi può trarne forza o conforto. Torneremo con aggiornamenti e, come sempre, con il rispetto dovuto a chi sta vivendo giorni così delicati. A presto!